Se pensi ai piatti simbolo della tradizione italiana, le polpette sono certamente in cima alla lista. Le faremo al sugo in modo da poter fare alla fine una bella scarpetta. Iniziamo col preparare il sugo di pomodoro, quindi in un tegame piuttosto capiente perché poi deve contenere anche le polpette, mettiamo dell'olio extravergine di oliva e aggiungiamo della cipolla tritata. Al posto della cipolla, se volete, potete mettere uno spicchetto d'aglio o anche tutte e due, perché no? Adesso la facciamo appassire per circa 10-15 minuti a fuoco molto dolce. Ecco, la cipolla è ben appassita, possiamo aggiungere la passata di pomodoro. Aggiungiamo giusto un pizzichino di sale, abbassiamo la fiamma e mettiamo il coperchio. Sì, perché una volta che la salsa comincerà a bollire, noi potremo già buttarci dentro le polpette, quindi andiamo a prepararle. Come prima cosa per l'impasto delle mie polpette devo grattugiare un pezzetto di pecorino romano DOP. Il pecorino romano è naturalmente privo di lattosio, quindi nel caso foste intolleranti questo è un piatto perfetto per voi o magari per i vostri ospiti. Ecco qua. Ora in una grande ciotola mettiamo la carne, in questo caso le due carni sono di maiale e di manzo. Poi aggiungeremo anche del pane, io aggiungo della mollica di pagnotta o di filone, la frullo nel frullatore e l'aggiungo. Mi piace più del pan grattato, il pan grattato lo trovo molto asciutto, mentre la mollica diventa molto più morbida. Quindi in un mini cutter possiamo fare a pezzettini la nostra mollica e poi tritarla. C'è anche per esempio chi mette la mollica o anche dell'altro pane in ammollo nel latte e poi strizza praticamente il pane. Ecco, quello però dona, diciamo, maggior morbidezza, ma poi bisogna aggiungere qualcosa che asciughi anche il latte che abbiamo messo all'interno. Io preferisco per esempio aggiungere un uovo perché l'uovo lega di più poi in cottura. Perfetto. Ecco la nostra mollica. E adesso allo stesso modo frullo un po' di mortadella. Darà veramente un grande sapore alle nostre polpette. E frulliamo anche questa. Ecco, adesso possiamo veramente unire tutti gli ingredienti, quindi abbiamo le due carni di manzo e di maiale, abbiamo il nostro pecorino romano DOP, abbiamo la mollica di pane, del prezzemolo tritato, uno spicchetto d'aglio, anche mezzo, dipende se vi piace sentirlo o no, potete anche non metterlo. Poi la nostra mortadella, e infine un uovo. Aggiungo sale e pepe, magari stiamo un po' indietro col sale, se poi ce ne sarà bisogno lo aggiungiamo dopo perché c'è anche il pecorino che è molto salato e anche la mortadella. Se vi piace potreste aggiungere anche della noce moscata. E adesso impastiamo. Non impastate solo 1-2 minuti, metteteci qualche minuto in più perché più amalgamate gli ingredienti più i sapori si mischieranno e più le polpette rimarranno anche unite. Ecco, adesso prima di fare le polpette facciamo un assaggio. Per me il sale già va bene così. E ora procediamo. Anche qui la grandezza delle polpette varia in base ai vostri gusti.
Se la accompagnate per esempio a della pasta, insomma fate degli spaghetti o della pasta con le polpette, sarebbe meglio avere delle polpettine più piccole, mentre se le mangiate così in purezza, magari accompagnate con delle fette di pane, potreste farle anche più grandi. Io per l'occasione faccio delle polpettine più o meno così, 15-20 grammi, non di più. Prendiamo un vassoio e cominciamo ad appoggiarle. Ecco l'ultima delle nostre polpettine e adesso siamo pronti per cuocerle. Ecco il nostro sugo che, come si dice in gergo, pippia, vedete che sta bollendo lentamente, il fuoco è molto basso. Adesso ci mettiamo all'interno le nostre polpettine e sempre a fuoco dolce le facciamo cuocere, perché anche fare cuocere troppo vorticosamente il sugo non va bene, perché potrebbe rompere le polpettine, soprattutto in questo momento che sono ancora tenere, no? Non si sono ancora cotte e quindi un po' indurite. Ecco che ho finito di introdurre tutte le polpette, cuociamole a fuoco dolce per almeno 20-30 minuti, mettiamo anche il coperchio, in modo che anche il sugo si insaporirà. Mi raccomando, una volta spento il fuoco, assaggiate anche che il sugo sia abbastanza salato, altrimenti aggiungete un pizzichino di sale. E poi, una volta aggiunto il sale, saremo pronti per impiattare. Ecco le nostre polpette, sono saporitissime, vedrete che ve ne innamorerete. Il migliore accompagnamento? Delle fette di pane casereccio, perché qui, come abbiamo detto prima, è d'obbligo la scarpetta. E a me non resta che andare a fare una bella foto. Se vi piacciono le polpette, ricordate che potrete trovare queste e tante altre idee sul nostro sito. Io intanto assaggio.